pesante, l'altro braccio è leggero, via via sempre più leggero, via via muovendosi, alzandosi, galleggiando, muovendosi, alzandosi, galleggiando. Siamo in un corso di ipnosi. Quello che vedete sono esercizi di preparazione che i partecipanti compiono cercando di raggiungere la massima concentrazione. Via via sempre di più, muovendosi, alzandosi, galleggiando, uno, pesante. Attraverso l'ipnosi si riesce a ottenere un grande rilassamento che permette di connetterci con la parte più profonda di noi stessi. L'induzione ipnotica solitamente si realizza con le parole. Vi è però un'altra pratica ipnotica che usa gesti e toccamenti in specifiche parti del corpo. È l'ipnosi non verbale. Di cosa si tratta? Il nostro istituto è forse quello che più di tutti studia le tecniche non verbali, perché abbiamo vari modi, varie applicazioni non verbali. Abbiamo la cosiddetta fascinazione, quindi l'utilizzo dello sguardo, quindi l'ipnosi che procede esclusivamente dallo sguardo. Questa è un'ipnosi molto antica, che già i greci parlano del potere della medusa, la quale ad un certo punto affascina. Poi abbiamo un'applicazione che è molto vicino all'ipnosi, che è magnetica, che è il mesmerismus, che anche quella è assolutamente senza parole. Mesmer, che è stato tra i primi considerato il precursore dell'ipnosi, infatti non utilizzava delle parole, ma utilizzava dei gesti. L'ipnosi non verbale è particolarmente efficace perché raggiunge le parti più profonde del cervello, mentre io faccio l'ipnosi verbale, rimango obbligatoriamente a un certo livello superficiale. Perché? Per capire quello che io sto dicendo in un certo momento, il soggetto deve attivare l'area del cervello che deve capire il linguaggio. Mentre quando io utilizzo l'ipnosi non verbale scendo a un livello tale per cui arrivo a un livello sotto il linguaggio, quindi un livello più profondo. Abbiamo ottenuto l'autorizzazione di poter assistere e registrare un'induzione ipnotica. È un documento veramente unico che vi proponiamo integralmente. Tra pochi secondi ti voglio chiedere semplicemente di pensare di cadere all'indietro, capito? Semplicemente l'idea di pensare di cadere all'indietro. Christian? Ti piacerebbe scendere molto velocemente in trance? Piacevolmente? Puoi prendere un profondo respiro, inspira. Osservami, guardami attentamente. Ok, un altro profondo respiro. Inspira tranquillamente. Osserva. Ok, tranquillamente. Un altro profondo respiro, inspira tranquillamente, espira tranquillamente, espira. Dormi! Quello che stupisce è la rapidità con cui il soggetto scende in regressione ipnotica. Molto abbandonato, via tranquillamente, le tue gambe ti sostengono, le tue gambe sono forti sotto di te. Sto per passare come un cavallo, puoi stare in piedi e dormire. Adesso sto per contare da 5 a 1 e mentre conto da 5 a 1 le tue palpebre si stanno stringendo fortemente sempre di più. 5 si stanno stringendo fortemente, 4 si stanno incollando, 3 incollando e come bloccando, 2 sono incollate, 1 più provi ad aprirle più le trovi bloccate. Non provo ad aprirle e trovarle bloccate. Ora sto per fare una cosa. Stai per entrare nel corridoio della dimenticanza, Mentre entri nel corridoio Viene dato ora un comando ipnotico. In questo caso il dottor Parrett chiede al paziente di dimenticare il numero 5. Quanto fa 2 più 2? Quanto fa 3 più 2? Quanto fa 3 più 3? 7. Il numero dimenticato viene sostituito con quello più vicino. Rilassati. Adesso facciamo una cosa. Il numero, ti rilassi ancora, il numero 5 fra qualche istante sta per tornare, ma nella forma dado. Tutte le volte che la tua mente vuol dire 5 gli viene da dire dado. Viene ora impartito un altro comando ipnotico, la sostituzione di un numero con una parola. Dado. 1, 2, 3. Prima mi avevi parlato di un numero, che numero era? Dido. Dido? E qual è? Dido è il 5. Ti viene 5? È normale? Sì, è normale, il nome è normale. Qual è il più normale il nome da dare? Il soggetto, come possiamo vedere, acquisisce immediatamente il nuovo comando
mantenendo stabile l'associazione. Abbiamo assistito a questo esperimento che dimostra come è possibile installare sotto ipnosi delle nuove credenze che generano nuovi comportamenti. Si potrebbe pensare però che forse possa venire forzata la volontà della persona ipnotizzata. No, una persona in ipnosi non fa cose che non vuole, fa cose che vuole, quindi impara ad essere più concentrata, impara a ottenere maggiori risultati a scuola, impara a ottenere maggiori risultati nello sport, impara a presentarsi meglio con gli altri, impara a migliorare la comunicazione, a diventare più persuasiva, impara ad avere più salute, tira fuori le proprie risorse che le permettono di essere più umana, tira fuori le proprie risorse che la portano ad essere più creativa. Quindi una persona in realtà riesce a tirare fuori anche più autocontrollo di se stessa, che significa entrare in se stessa e praticamente rinascere a se stessa.